Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1 febbraio. E prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la nave, il battello, quindi qualcosa è pronto a partire o comunque possono esserci nuovi sviluppi. Essendo la carta del viaggio, può parlare di vari tipi di viaggio, quindi sia come cambiamento e miglioramento, soprattutto nella sfera strettamente personale e relazionale, anche emotiva e interiore, quindi spirituale, e poi qualcosa anche a livello pratico, può essere un vero e proprio viaggio, farlo in questa settimana, degli spostamenti, delle trasferte, oppure da programmare, da pianificare per il prossimo futuro. Può essere anche qualcosa legato ai guadagni, ai desideri, a una nuova avventura, un nuovo percorso. Direi anche maggior slancio, soprattutto in cose che sono già state avviate precedentemente. E troviamo questa bellissima carta della stella, bellissima perché indica quella speranza, quell'ottimismo, quella carica di rinnovamento nei nostri obiettivi, nell'ispirazione, quindi un'energia molto forte che può entrare e che ci può fare da guida sia per vecchie e nuove situazioni. E poi troviamo il diario. Ovviamente accogliere l'entusiasmo, questa bellissima energia, però abbiamo anche bisogno di studiare bene e di valutare, e infatti il diario o il libro ci fa capire che magari possono esserci anche delle rivelazioni, dei segreti o delle cose che magari stiamo aspettando, stiamo cercando da un po' di tempo. Allora finalmente la nostra ricerca dà dei frutti, possiamo risolvere cose importanti, soprattutto quelle più pratiche legate al lavoro, alle incombenze burocratiche e se ci sono quelle legali, di studiare, quindi con lo studio, con la perseveranza, con il cercare, vedete che riuscirete a trovare informazioni, sciogliere dubbi e incertezze e risolvere. Anche pianificare effettivamente, quindi se ci sono nuove situazioni o portare avanti appunto quelle cose che state già facendo da un po' di tempo, c'è bisogno di fermarsi giusto un attimino per fare alcune valutazioni. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso vediamo l'ambito amore. Ambito amore coppia single, principalmente, per alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti per voi, amicizia e famiglia. E poi consiglio sempre di ascoltare, perché quando c'è un qualcosa che risuona vuol dire che lì c'è proprio un messaggio per voi. Abbiamo il tulipano, bella carta di chiarezza, soprattutto nella prima parte della settimana c'è un bello slancio e quindi, come dicevo, porta chiarezza, belle intuizioni, cose anche abbastanza positive, sincerità, onestà e quindi un buon equilibrio tra amore, lavoro, vita privata, diciamo, eccetera. C'è la calendula, effettivamente metà settimana potrebbe esserci qualche difficoltà, un po' di tensione, forse a causa di stress o se c'è un dispiacere che purtroppo può portare a una mancanza di entusiasmo, di cura, di riguardo, di attenzione proprio nella coppia. Può essere passeggera, assolutamente sì, oppure magari delle situazioni che imprigionano, che bloccano
bloccano a livello esterno, allora c'è un po' di stanchezza. Superabile sì, assolutamente, ma lo vediamo anche dalla presenza del girasole, vuol dire che c'è la fase di ripresa, e quindi anche situazioni, magari degli eventi nello specifico, oppure si ritrova insomma la serenità, o magari si ha maggior possibilità di concentrarsi, reciprocamente, eccetera. E questo vale anche in alcune relazioni più importanti, dove ovviamente notate e vedete che c'è altalenanza, magari tante attenzioni e cura in un certo momento, poi niente, e poi di nuovo. Allora non vi dovete preoccupare, perché se le cose sono talmente altalenanti vuol dire che magari c'è qualcosa a livello esterno che va ad influire, oppure rivedere un qualcosa a livello di atteggiamenti e di comunicazione. E per i single, a proposito di atteggiamenti e di comunicazione, la calendula fa capire, ma secondo me alcune cose abbastanza importanti, che quando c'è un'inquietudine o c'è insoddisfazione in questo ambito a causa di indifferenza, di disinteresse o di troppa altalenanza, magari una persona che mostra interesse, è appassionata, è coinvolta nei vostri confronti, però poi si tira indietro, oppure non c'è proprio interesse, allora qui a maggior ragione c'è proprio bisogno di rinnovare qualcosa in questo ambito e far sì che questo girasole possa portare nuove situazioni. In realtà c'è magari sia di chiarirsi con se stessi e di capire che comunque si ha bisogno di fiducia e del rispetto. Se queste cose mancano vuol dire che dobbiamo cercare altrove. E adesso andiamo a vedere le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Abbiamo la carta deliranti, può portare un po' di confusione, un po' di incertezza, soprattutto all'inizio, e magari di stress, tante troppe cose da fare, oppure avere a che fare purtroppo con persone incoerenti, che non si sanno gestire bene, allora quindi bisogna starci dietro, oppure abbiamo anche noi un'energia abbastanza altalenante, dove alcune incombenze sono un po' fastidiose, invece abbiamo al contrario un bisogno di distrazione e di scaricare un po' la tensione. Quindi ci sono queste energie molto forti dove bisogna fare attenzione a non perdere il controllo, cercare di portare un equilibrio, proprio per evitare distrazioni o evitare che alcune cose si vadano a prolungare eccessivamente e che quindi ci potranno dare molto più fastidio. Invece gestire bene, valutare, pianificare, cercare il più possibile di rispettare alcune cose ci può aiutare anche a superare quella fase un po' più critica. Quindi c'è questo militare che ci sta dicendo: noi non dobbiamo essere necessariamente pronti ad intervenire per forza, e quindi di scegliere anche le nostre sfide, dove mettere la nostra energia, perché altrimenti rischiamo poi di disperderla con situazioni o persone che ci fanno perdere solo tempo. E il tempo è preziosissimo, e quindi è vero che ci sono delle dinamiche, delle cose che devono essere risolte, però abbiamo visto anche dalle vostre energie principali che avete bisogno di più serenità, di più tranquillità, e forse quel rinnovamento deve partire proprio da voi, dal diverso modo di affrontare le cose nel lavoro stesso e nelle varie incombenze, le varie situazioni, e anche e soprattutto per chi è alla ricerca, perché se non siete soddisfatti probabilmente già il diario, il libro vi sta dicendo che c'è bisogno di studiare, di verificare, di pianificare, di rivedere alcune cose per far sì che quello che state vivendo adesso possa portarvi maggior risultati in futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!